Jordan 35 babies, ma la figata è un'altra qua. Bang bang, finalmente al The Move Court Milano. Claudione c'è? Ci siamo, vi aspettavamo ragazzi. Ti vorrei Saluti. abbracciare ma non si può. Beh, arriverà il giorno in cui ci potremo abbracciare di nuovo. Esatto, dai. è un casino che non ci vediamo, davvero. Sì, è da Pesaro, Elevate. Esatto, Elevate. Ultimo episodio è stato bomba. Elevate. Ma siamo qua oggi per fare la presentazione tecnica delle 35 in questo posto spettacolare. Sei contento di questo? Siamo felici, siamo riusciti a realizzare un sogno che era nostro, ma secondo me era anche della community, perché avere un posto del genere, uno spazio del genere era proprio ciò che mancava ai bowlers d'Italia. Ok, faccio un po' di fatica con una mano, ma dai, non mi dare una mano a te perché non ci si può avvicinare, quindi... Bang bang! Questo non è il mio numero, questo è quello che avrò in mano, ma adesso me ne vado a mettere al piede. Vabbè, fai 2 tiri allora, le provi? No, allora. Attenzione, però te devi segnare. Ah, devo segnare? Ma era così, sembri tu forte e io scarso, vedi? Eccolo. Questa l'ha presa. Questa l'hai presa? Sì. Ciao a tutti, sono Luca di Double Clutch e questa è la presentazione della scarpa Air Jordan 35. Finalmente ci siamo, tra l'altro avete già visto che siamo in una location diversa dal solito, ma adesso concentriamoci subito su questa scarpa. Partiamo, oserei fare anche prima dei cenni su quello che è la colorazione. Puoi fare tutti o lo facciamo i dopo? Decidi tu questo, no, Frank. Puoi fare tutti i cenni che vuoi, sai. Allora facciamo subito un cenno a questa colorway che è stata già amata da alcuni e criticata da altri. Che cos'è? È la colorazione, la prima colorway in uscita, il pre-lancio, esce il 17 di ottobre, è il Tech Pack, fondamentalmente si chiama così come colorway, non doveva neanche uscire perché è la colorazione dedicata, cioè che nasce da quando fondamentalmente i designer decidono come piazzare le diverse tecnologie, i diversi materiali su una calzatura, poi hanno messo insieme questo agglomerato di colorway che alla fine è molto molto piaciuta, quindi hanno deciso di dare luce a questa colorway in particolare chiamandola appunto Tech Pack, ma abbiamo già visto nelle varie presentazioni, nei vari video, che nel prossimo futuro ci saranno molte colorway super interessanti. Tra l'altro questa l'abbiamo vista nei playoff NBA, i piedi di Tatum, l'abbiamo vista ai piedi di Kemba Walker. Assolutamente, sono due tra gli asset. E diciamo che come colorway di lancio, secondo me, ci sta azzeccata, nel senso che sul campo si fa vedere. Assolutamente. Poi abbiamo visto che ci sono stati coinvolti tutti gli altri asset di Jordan Brand, tra Rui Hachimura, Guo Ailun, cinese fantastico, idolo, che tra l'altro ha una player exclusive bellissima che non sarà commercializzata in Europa, quindi sia io che Claudio qua dei The Move ne stavamo parlando prima perché ci piaceva tantissimo, ma non riusciremo ad averla. E poi ci sono altre colorway, Zion Williamson player exclusive ovviamente. Esatto, tutto il mondo di New Orleans, i Bayou Boys, molto carina sulla gamma con verde. Tanta roba anche lì. Come hai detto prima, Rui Hachimura, una colorway Warrior rossa molto e nera. Fire Red. Esatto. Tanta Direi roba. che puoi cominciare con la Iniziamo subito con quella che è la presentazione. parte tecnica di questa scarpa, partendo come sempre dalla traction. Direi che qua vedremo ovviamente che c'è stata una soluzione di continuità rispetto alla 34 e anche un bel po' di innovazione con dei cenni alla storia, e il pattern utilizzato su questa scarpa è sicuramente un pattern storico, il tradizionale herringbone, però con un twist abbastanza innovativo, ovviamente già visto ma utilizzato veramente molto bene nella parte laterale, quindi nella parte esterna, con questo twist diciamo a radio pattern, sempre herringbone, sempre spina di pesce, molta trazione in tutti i movimenti che implicano l'avampiede, in quelle gesta side to side che ci danno un grande primo passo e buonissima tenuta anche nei movimenti difensivi. Per quanto riguarda l'ammortizzamento abbiamo il classico Unlocked Zoom Air, che ormai è quasi un signature cushioning di queste ultime scarpe di Jordan Brand, dove grazie all'Eclipse Plate 2.0 che vedremo dopo riusciamo anche a vedere queste due borse in maniera molto marcata. Zoom Air Unlocked, ve lo ricordo, c'è sempre del Phylon, quindi dell'intersuola in foam, ma si sente molto bene questo Zoom Air proprio perché essendo unlocked non è altro che un Zoom Air inserito in maniera tale da farci sentire tanto la borsa, tocca direttamente sul nostro piede. Sì, diciamo che la borsa ha possibilità di espandere
espandersi e quindi la sentiamo molto bene. Tra l'altro tu ce l'hai anche al piede. Sì, ce l'ho al piede. Allora, all'inizio sinceramente non la sentivo tutta questa sensazione. In questo momento che ce l'ho addosso dico, effettivamente dopo un minimo, anche già un quarto d'ora addosso inizia a percepire la borsa d'aria che si comprime e rilascia un minimo di energia, di risposta. Ecco, ci dà questa reattività che ha reso negli anni davvero importante lo Zoom Air in casa Nike e Jordan. Scarpa al piede che non potresti avere al piede, scarpa che non potremmo avere oggi, giorno in cui stiamo girando la presentazione, e scarpa che purtroppo colorazione che non avremo in negozio. Questo diciamo, non l'abbiamo detto prima. Quando uscirà questo video? Nessuno lo sa, uscirà. Lo sa. Tanto noi lo giriamo, esatto. Quindi poi vediamo, anche perché in questa location incredibile non potevamo non approfittarne. Dopo cercherò anche di fare qualche partita, no, non è vero, non posso fare niente perché ho ancora la mano fasciata. Comunque, tornando a noi, ammortizzamento davvero anche qua, sempre signature cushioning, quindi continuità rispetto alla 34, ma un po' più grossa la borsa di Zoom Air nella parte posteriore, ancora un po' più di volume, quindi sempre tecnologie utilizzate e rodate, ma con un po' di innovazione. Per quanto riguarda i materiali, qua c'è stato davvero un passo avanti in questa silhouette rispetto alla precedente, perché tantissime critiche, in realtà la Jordan 34 è andata veramente benissimo in termini di vendita, ma anche di apprezzamento del pubblico. Qualcuno aveva detto più di una volta che il materiale della tomaia sembrava leggermente troppo soft, troppo leggero. C'erano un po' di preoccupazioni per la durata e magari mancava un tocco premium che potesse anche dare supporto al retail price, comunque alto perché siamo a 190 euro di prezzo di vendita al pubblico, e quindi Jordan Brand ha inserito dei dettagli premium che in questo caso sono della pelle scamosciata in questa tinta, che in questo caso lo vedete sul grigio, che è sia nella parte laterale che in quella mediale, veramente tanta roba. Ovviamente anche nella parte posteriore, dove abbiamo anche un sacco di dettagli di cui parleremo dopo, richiami alla Jordan 5. Comunque quello che ci interessa sapere del reparto materiali è che c'è davvero un improvement relativo a questo tocco premium, ma anche un consolidamento della struttura leggera e di supporto della tomaia, che comunque, passiamo subito alla calzata, veste true to size. Ce l'ho al piede appunto in questo momento e vi devo dire che lo spazio nella parte anteriore è davvero perfetto, c'è la possibilità di muovere le dita in maniera molto confortevole, quindi anche la pianta è molto valida in termini di comfort, ci siamo davvero alla grande. La parte posteriore chiusa davvero tanto bene, allacciando fino all'ultima asola. A me piace comunque allacciarla sempre fino all'ultima asola, proprio per sentire anche la caviglia che si accomoda nella parte posteriore, anche grazie tra l'altro agli ankle pillows che vediamo nella parte del tallone, appunto, che vanno a proteggere, a abbracciare il nostro tendine d'Achille in una maniera fenomenale. All'inizio si sente quasi un po' troppo, dopo tu non lo puoi sapere ancora. Io purtroppo non posso ancora provarla perché non c'è la mia taglia. Ankle pillows, per dirla un po' più normale, ci sono dei cuscinetti, dei rivestimenti molto importanti nella parte laterale, sì, nella parte posteriore, esatto, che sia laterale che mediale. Esatto, proteggono in maniera specifica tutta la parte posteriore e a detta di Luca danno veramente, cioè si sente subito, quello è la prima cosa che si sente. Si sente molto. Ancora materiali diversi in quello che riguarda questi pannelli che vedete con il webbing tradizionali, quindi la rete che rivediamo nelle Jordan 5, quindi appunto qua ci sono diversi accenni, diversi richiami a quella silhouette che vengono ripresi sia nella parte della toe box, quindi nella parte anteriore della scarpa, che nella parte interna, quindi mediale della scarpa stessa. Andando avanti in quello che riguarda il supporto, abbiamo una scarpa a taglio mid, secondo me è molto valido anche il taglio, davvero state già capendo che questa Jordan 35 mi piace davvero tanto, perché secondo me hanno fatto un grandissimo lavoro di ascolto anche del pubblico e dei feedback dei giocatori. Infatti anche il taglio della scarpa è davvero valido per cercare di venire incontro a tutte le persone che non vogliono né la scarpa troppo alta, né
quella troppo bassa. Sì. E quindi davvero un taglio fantastico. Il supporto, come sappiamo, però è sempre garantito dalla parte del heel counter, quindi il supporto, il sostegno a livello del tallone, che è inserito dentro alla tomaia, quindi che non vediamo ma percepiamo, in quanto è una cup, un supporto rigido in TPU che ci mantiene ben stabile all'interno della base d'appoggio della scarpa e ci impedisce di slittare fuori nei movimenti laterali. Ovviamente il supporto è garantito anche proprio dall'innovazione principale di questa Jordan 35, che è l'Eclipse Plate 2.0, e quindi l'evoluzione del precedente Eclipse Plate della 34, che è andato molto bene. Sì. All'inizio c'era un po' di titubanza anche lì. Oddio, sai, vedere un buco così al centro della scarpa subito ha fatto impressione, anche perché comunque è una novità, effettivamente un'innovazione molto importante. Assolutamente. In questo caso l'evoluzione, più che nell'idea, sta nella struttura, secondo me, quindi molto più alto, sì, avvolge esatto, molto di più a livello laterale e si percepisce, ed ha, secondo me, immagino più rigidità, soprattutto nella torsione, posso immaginare. Esatto, assolutamente sì, proprio ci protegge da quei movimenti che potrebbero essere dannosi proprio per l'arco plantare, sostiene molto bene anche la parte mediale, ma soprattutto, come dicevi tu Frank, la parte laterale ce la contiene tanto, il nostro piede appoggia più o meno a questa altezza, faccio fatica a far vedere tutto con una mano, ma spero che si riesca. Te lo concediamo. Ok, comunque il nostro piede appoggia un pelino più in basso ovviamente di quello che vediamo, e quindi siamo ben contenuti, ecco, da questo Eclipse Plate, che ci fa anche percepire, ci fa vedere, lo ricordo, lo zoom air nella parte sia anteriore che posteriore. Poi il resto del supporto è dato ovviamente da tutta la shape della scarpa, che è davvero studiata molto bene, e anche dal lacing system molto valido. Io purtroppo non ho avuto la possibilità di allacciarla molto bene perché non posso tirare tanto i lacci con questa mano, ma si sente che comunque il lacing system dinamico e soprattutto interno rispetto ai lembi di pelle che vediamo, di suede che vediamo laterali grigi, ci dà la possibilità di far chiudere tanto la tomaia della scarpa attorno al nostro piede. Molto bene anche la linguetta, che ci permette anche questa è un buonissimo compromesso tra una linguetta imbottita come quella della Jordan 5, come piacciono a te, come piacciono a me, e anche le linguette invece quelle che sono molto leggere e quindi che non si sentono tanto. Questa qua è davvero un buon compromesso tra le due. Come considerazioni finali e personali, ti farei partire da questo spunto che pensavo finché stavamo adesso girando questa presentazione. Sì. Capitolo Jordan 33, non c'eravamo proprio. L'ho richiamato un po' prima, tra l'altro, 33, perché la prima sensazione di ammortizzamento mi richiamava molto quello. Ok. Poi dopo, come ti dicevo, si sente un po' di più lo zoom air, si fa un po' la scarpa e quindi davvero molto meglio. A livello generale, quindi Jordan 33 non era stata apprezzata, c'erano tante innovazioni, forse troppe innovazioni, si cercava di andare in una direzione molto di hype tech, super tecnologia, cose nuove, allacciamenti particolari, eccetera, eccetera. Secondo me in quel momento Jordan Brand ha detto: non possiamo perdere basket, non possiamo perdere la nostra natura, che è quella di dare delle scarpe ai giocatori, ai migliori giocatori del mondo. Quindi Jordan 34, scarpa pazzesca per tutti i giocatori, apprezzata, subito ancora ricercatissima. Esatto, subito, come hai detto tu, un po' di timore per l'Eclipse Plate, e anche per il fatto che era troppo leggera, perché c'era la questione che bisognava staccarsi da un passato dove le ultime 30, 31, 32, 33 scarpe forse molto pesanti, più o come diciamo spesso per le LeBron, una scarpa che sembra pesante, esatto. C'è l'idea che era una scarpa pesante, ma quando poi in realtà la vai a pesare non cambia veramente nulla, non cambia nulla di grammi. Quindi Jordan 34 giocatori, Jordan 35 per i giocatori, però con quello spunto di materiali premium, con quella ricerca. Un grandissimo richiamo all'heritage, quindi 30 anni dopo ritroviamo in questa silhouette molti dettagli che richiamano proprio la Jordan 5, quindi quella del 1990 che tutti noi conosciamo. Questi richiami li vediamo sicuramente nella parte posteriore, l'ankle collar è identico, richiama tantissimo e in maniera veramente corretta anche a livello anatomico, veramente molto bene, e si sente tanto al piede questa cosa che non dà per nulla fastidio, nonostante sia comunque abbastanza alto, sembri più alto nella parte proprio del tendine d'Achille. Molto bene anche l'etichetta che vediamo gialla, molto bene, perché secondo me come dettaglio estetico è fantastico. Sì, Nike Air da una parte
e Jordan dall'altra. Sì, lo allunga un po', gli dà quel... Vero, quella sensazione un po' di prolungamento, quasi a lettone, ma la cosa più bella è che lateralmente si vede, vediamo sia il Jumpman che il Nike Air, se vediamo di profilo le scarpe. Molto bene il richiamo sulla tongue, nella parte della linguetta, e poi anche altri 1000 dettagli alla Jordan 5, come ovviamente il webbing che abbiamo detto prima. Ah, tra l'altro mi sono completamente dimenticato del Flightwire. Bravo, te lo stavo ricordando io perché la parte laterale, sì, se ne può parlare. Sì. Allora, io sinceramente non sento, non percepisco tutto questo plus, perché mi sembra che sia abbastanza una costruzione a livello di tomaia e non a livello di supporto, però è un po' nerdaggine questa. Sì, okay? forse un po' nerdaggine. Non ricordo se avevo letto bene, se era questo, però la questione era se tu metti materiale premium dappertutto, sia per una questione di costo, ma secondo me anche per una questione di peso, sì, anche un peso estetico se vuoi, sì, risultava troppo impegnativa, per cui comunque riportare anche, cioè inserire un materiale invece che mi strizza molto più l'occhio, la parte tecnologica, passami il termine, all'innovazione, era un buon compromesso anche dal punto di vista laterale per dare un tono a questa scarpa. Ecco. Sì, per chi non avesse capito stiamo parlando di questi cavi in materiale sintetico che percorrono tutto quello che è il webbing laterale e anche mediale della scarpa, che recuperano un po' la tecnologia di Nike che è il Flywire, ma si evolvono in Jordan Flightwire, che ovviamente quando gli diamo sempre quel tocco di flight è tutta una figata. Sai che quando gli cambi il nome già... già è un plus a livello estremo. Poi ci sono altri richiami, i 23, il Braille nella parte dell'Eclipse Plate, ci sono i richiami alla carriera di MJ e alla Jordan 5. Quindi per me davvero tanto bene questa Jordan 35 a livello estetico, a livello di performance. Non vedo l'ora di provarla davvero sul campo appena tornerò in grado di giocare a basket. Sentiremo anche cosa ne pensano i nostri amici della crew di Da Move qua al Court Milano. Mi sa che tra qualche giorno la utilizzeranno anche loro per bene, e soprattutto Claudione in game situation la sfoggerà alla grande. La vedremo anche il piedi a tanti altri membri della community Da Move, quindi una scarpa che deve dimostrare di valere quello che ci aspettiamo. Colorazioni prossime le vedremo ottobre, novembre, dicembre. C'è un rollout abbastanza discreto, carico, direi. Sai qualcosa se ci sarà una versione low in futuro? Assolutamente sì, lo so. Qua mi hai dato un assist. Perché te lo chiedo. Incredibile. Tra l'altro mi sa che tra poco entra Claudia in camera. Se vuoi salutare. Comunque escono delle player exclusive in taglio low in Summer 2021, però non so se posso dirvi tutto, quindi mi fermo qua. Ci sarà anche, non so se esce prima o dopo, comunque ci sarà un contenuto da panico da parte dei Da Move che ovviamente condivideremo anche noi, e quindi vi inviteremo a guardare e a supportare. Direi che ci siamo detti tutto, quindi fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa Jordan 35, anche se penso che la maggior parte di voi farebbe carte false per averla, quindi spero anche di potervela dare, di potervela vendere, quindi vediamo anche Jordan Brand quali colorazioni ci fa arrivare in store. Fatemi sapere tutto e ovviamente seguiteci in tutte quelle che sono le nostre rubriche live, il Q&A il martedì e l'unboxing live il venerdì. Grazie mille per il supporto e alla prossima!